Monica, le capacità medianiche di Bibi, ovvero i sogni premonitori. Riesce a vedere persone o cose che poi si manifestano nella vita sua o degli altri. Allora, ehm, questo è il caso di Bibi, però in generale chi ha i sogni premonitori, per come lo vedo io, si sposta eh, al di là del tempo, cioè noi siamo in un livello in cui c'è il tempo. mm? Nei sogni riescono queste persone, inclusa Bibi, a spostarsi in quel livello invece in cui il tempo è più molle, diciamo così, non è schematico come da noi, ok? Quindi riescono più facilmente a vedere cose del futuro, ma anche futuro. Infatti Bibi ha visto una cosa praticamente di 2 anni dopo, proprio perché in quella zona in cui si spostano durante il sonno, il tempo è decisamente più plasmabile, più malleabile. Quindi è più facile muoversi all'interno del tempo. Poi ritornano giù e riescono a conservare non sempre il ricordo di questi eventi. Nel caso di Bibi non solo c'è il sogno premonitore, quindi lei è riuscita a spostarsi nel tempo durante il sonno, non solo questo, lei ha anche una grande capacità di vedere, anche se non visivamente, di percepire il campo energetico della persona. E così, per esempio, è stato con quello che è poi il compagno tormento della nipote. È subito, a una prima occhiata, è riuscita a comprendere che mm, non era una buona persona, senza neanche dover più di tanto approfondire la conoscenza. E Quindi questo è un dono non solo suo, però, perché io lo vedo sia, lei ce l'ha detto, della mamma più la sorella piccola, ma secondo me ancora più indietro. Sicuramente la nonna di Bibi, nonna materna di sì, Bibi. sì, 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 sì. Quindi E questo è un sostanzialmente, gran casino, per loro è un gran casino. perché? Eh no, perché non va bene, da un punto di vista sociale, la donna non deve avere tutte queste capacità, perché se loro potessero esprimerle in una situazione serena, loro sarebbero estremamente forti e potenti, ok? Ma non è quello che è voluto dalle entità per queste donne. Oltretutto, c'è anche una grande intelligenza proprio intellettiva loro, sia in Bibi che anche nelle sorelle, una in particolar modo. E questo non è accettato, ok? Perché tutta l'energia femminile in questo gioco deve essere schiacciata completamente. E allora accade proprio questo, che tutte queste donne, in un modo o nell'altro, accadono fatti della vita che tendono a metterle a terra. Ma quindi la visione di sogni premonitori è la visione di un tempo molle, hai detto, ma cioè le linee temporali come funzionano in questo quadro? No, allora dunque, ehm, diciamo che grosso modo ognuno di noi ha una vibrazione abbastanza di base. Poi la si può anche cambiare non solo come quantità, ma come qualità, ok? Ma è più facile cambiarla come quantità che come qualità. Non so se mi spiego bene. Per cambiare la linea temporale è importante cambiare la qualità della nostra vibrazione, non solo la quantità. Mhm. Nei sogni premonitori più che altro vedi la linea temporale che la persona sta grosso modo percorrendo.
Ok, infatti diciamo che prevalentemente Bibi ha visto cadimenti del tempo abbastanza vicino, ok? E l'ha visto invece più lontano per la mamma, ma perché la mamma aveva proprio ormai quella linea temporale lì che stava percorrendo, diciamo. Non erano, diciamo così, seguite da lei altre linee temporali. Sembra che ci sia una ragazza, una donna in Giappone che sta prevedendo cose e ci sta prendendo, ci ha preso con Fukushima e tanti altri eventi giapponesi e si esprime con dei fumetti. Adesso ha previsto un grosso disastro per il 5 luglio in Giappone. Molti ci stanno iniziando a credere e hanno disdetto le vacanze in quel periodo in Giappone. Questa si connette al futuro. Lei dice No, parla di sogni premonitori. No? non mi risulta. Cioè, a me risulta, scusa, mi viene lei con le corna, non so neanche chi sia, Mm? ok? Come se appartenesse ad un'elite ehm, potente, Mm? ok? Che in realtà è collegata a delle entità che controllano gli eventi. Mm. E il E 5 quindi luglio di fatto, faranno qualcosa? aspetta, questo, mamma mia. Allora, a me fa vedere del fumo. Bomba, fuoco. Eh sì, qualcosa sì che può essere un'esplosione, che può essere una cosa così, fumo, o che può essere un crollo di qualcosa e vedo del fumo. Vabbè, sia quel che sia.